We're in San Nicandro Garganico, Italy, and today we're going to see how Caciocavallo cheese is made. Caciocavallo is one of the most popular cheeses here in southern Italy, and it's famous for its elongated shape. What we're going to see today is a special kind of Caciocavallo, the Podolico kind, which is made with the raw milk of Podolica cattle, a rare breed of cattle that is able to survive in the harshest conditions that we can find here. These conditions make their cheese one of the most expensive in Italy, sometimes even more expensive than the finest of parmesans. Let's go find out more. The Podolica cows that make this seaside cheese scatter all over as they roam, making it hard to tell that you're actually on a farm. Meet Virginio, one of only a handful of producers making the cheese we are here to learn about. He uses a recipe that his grandparents taught him, though the most important element of this recipe is location. Here in San Nicandro Garganico, we are only 1 kilometer from the sea and 100 meters above sea level. This is an important detail, and we'll soon know why. E qui ci troviamo quasi vicino al mare, vicino a due laghi di acqua salata, insomma famosi qui. Qua ci troviamo tra il lago di Lesina e Varano. Ed influisce un po' la presenza di questi laghi? Sì, influisce perché tu hai praticamente tutti i microelementi li troviamo nel microambiente, calcio, iodio, magnesio, abbiamo tutto a disposizione, quindi non abbiamo bisogno di integrazioni alimentari. The Podolica produce only 3 to 6 liters of milk a day, which is much less than the 30 liters an average cow might produce. Today we're working with 50 liters. The environment in which the cows feed gives this milk a rich, earthy flavor. The whole cheese-making process takes 5 hours. Virginio heats up the milk to 40 degrees, enough to warm it up but still keep it raw, which is essential to make this type of Caciocavallo. If the milk were to become too warm, it would scorch and kill off the unique flavor that the Podolica cow's milk brings to this special cheese. He then adds rennet and fermented whey from yesterday's production, and after 20 minutes he starts cutting the curd. He aims for the size of a grain of rice. To do that, he uses this mushroom-looking tool which is called menaturo, a word that, as you might have guessed, comes from the local dialect. Ma come mai ha questa forma a fungo? In pratica perché agevola la rottura della cagliata. Ah, ok. Però tutti gli altri strumenti che ho visto per tagliare altri formaggi hanno tipo delle reti, insomma. Anche dell'attrezzatura. Ah, ok. Quindi questo anziché, diciamo, essere a rete, a grata, è più uniforme. Guarda, sì, è un pezzo di olivastro all'esterno e più un bastone di qualsiasi tipo. Quindi questo è lo strumento tradizionale per il Caciocavallo. Rather than slowly cutting the curd, to make Caciocavallo, Virginio energetically slashes through it. This breaks it up into the small pieces he's hoping to achieve. We are used to seeing curd being extracted and then shipped into cheese right away, but here it actually rests further with some of its own warm whey, to allow for more concentrated flavor to develop. Keeping the curd nice and warm will facilitate its fermentation. While some other cheesemakers might use a steel vat for this process, here Virginio uses a maple vat to ferment the cheese. This also impacts the flavor, adding notes of acidity that tickle your tongue as you eat. Virginio tells us this takes about 1 hour, but because it's winter, we ended up waiting for 3 hours instead. The curd is ready to be stretched. Virginio takes out a bit of whey to keep as ferments for tomorrow. He then slices the curd in smaller parts, which will then be kneaded in hot water. In comparison to the stretched curd of mozzarella, this one will be harder. This is due to the waiting time as well as the size of the curd when it was cut. Ma anche il sapore sarebbe diverso, perché quando la pasta è dura tu hai un formaggio stagionato più morbido, quando la pasta è morbida hai un formaggio stagionato più duro. E quindi c'è più sapore nel formaggio perché è più concentrato Quello umido nella sì, pasta. quello umido sì perché tu riesci a conservare i sapori. Invece nel formaggio, un formaggio più morbido come la mozzarella viene perso un po' nel latte, nell'acqua, sì. Anche un colore più giallino rispetto alla pasta che È l'alimentazione degli animali. Ah, quindi non dipende da quanto tempo è stata qui, ma No, proprio no, il colore del questo latte. è solo il colore del latte, sì, sì. Quindi il latte Qua in non pratica è... tutti i beta-caroteni, tutti i principi nutritivi del pascolo verde li ritroviamo tutti quanti. Quindi diciamo come regola base, se il latte è un po' più giallo vuol dire che ci sono più nutrienti. Vai, più ricca di vitamine. Sì.
Quindi l'immagine che noi abbiamo del latte bello bianco, Sì, sì. in verità non è... Scremato, sì. strascremato, c'è alla fine di latte, ci rimane poco e niente. Sì. E comunque c'è un'omogenizzazione dei sapori. In pratica quando ero bambino avevo un'intolleranza al latte. Ah, davvero? Proprio a te che fai, Sì. che fai formaggi? E allora praticamente dopo 1000 prove mio padre decise di darmi il latte vaccino. Quindi è da 8 giorni che bevo latte di Podolica. Ah, da 8 giorni di vita praticamente. Ah, tu quindi bevi il latte Crudo? Il latte crudo che abbiamo utilizzato qualche ora fa per fare questo. Questo è il latte che consumo io. Ah, Forse per questo sono così legato a loro. eh sì, insomma ti ha salvato la vita perché letteralmente. Virginio then adds some hot water to the curd. He will shape it into 2 cheeses, each weighing 2.5 kilos. This process will be done completely by hand, so let's get comfortable. A posto. He tells me this water is 100 degrees, yes, Celsius, and judging by the color of his hands and the smoke around us, I don't envy him. Come si sta belli caldi qua. Sembra di stare tutti attorno a un camino. Oh, è lunghissima, guarda. C'è un serpentone praticamente. Perché le due teste hanno una dimensione diversa? Perché comunque la testa è la parte più salata, quindi in realtà non si mangia. No, quella è la parte più buona. Vabbè, de gustibus, però... La parte più buona è il cuore. No, io sono una grande fan delle teste dove c'è la buccia. Sono buone. Each cheese goes through different shapes before reaching its final one. Virginio has his personal signature shape too. When Virginio is happy with the shape of the caciocavallo, he places it in cold water to set the shape and stop the fermentation. He then adds a rope around the cheese's heads to tie the pair together. La caratteristica è che vanno in due? Sì, la comunità del caciocavallo è che tu lo lasci assagionare senza doverlo girare e rigirare. Perché se tu hai un formaggio su un piano, tu ogni tanto sei costretto a girarlo per far asciugare tutte e due le facce omogeneamente. È perché poi il peso di uno regge il peso dell'altro. Sono due gemelli. Sì. Once paired, the 2 cheeses move to bathe in brine. The time they spend here depends on weight. Every kilo needs 24 hours. These 2 new entries weigh 2.5 kilos, so they stay here for 60 hours. And when that time is over, their next destination is something unexpected. Perché siamo fuori? Questa è la mia prassi personale, io lo lascio per 2 ore qua ad asciugare sotto il mio albero portafortuna. Sotto gli alberi. Così il vento lo asciuga anche un po' esternamente e poi rimane tutta bello giallo. È un gesto scaramantico. Sì, beh giustamente le mucche mangiano, respirano l'aria di... Anche il caciocavallo fa lo stesso. E anche i caciocavalli. Ecco perché sono poi appesi Sì, sono in a coppia. cavallo del Sì. gancio. Ah, ecco. Quindi abbiamo spiegato anche il significato. A cavallo means over the hook, hence the name of the cheese. The tree is actually the only time the cheeses will see some sunlight, as the pair will spend the rest of their aging days in caves. The minimum aging is 6 weeks, and the maximum 2 years. Today, Virginio has prepared a 6-month-old caciocavallo for us to taste. A cheese this old is worth $40 a kilo, which translates into just over $100 a piece. Praticamente noi abbiamo la buccia, quella esterna, che va buttata via. Noi ci rendiamo conto che il caciocavallo è stagionato quando questa inizia a diventare dorata. Ah sì, si vede. La buccia è molto spessa e all'interno praticamente molto granuloso. La buccia praticamente funziona come un contenitore per il caciocavallo, per il formaggio vero e proprio. È un po' come un formaggio, un parmigiano, insomma un grano, un formaggio granuloso, grazie. Wow. Si sentono degli aromi. È un po' salato in effetti, ma è la salamoia o proprio No, è proprio lo iodio e l'aria della terra? Si sente. Peccato non è il sale da cucina.
Sì, sì, e il sale sale marino, insomma. Di solito sono un po'